Oggi in laboratorio mi aspetta una Martin del 57. Per lavori come questo preferisco iniziare presto, quando il negozio è ancora vuoto e posso dedicarmi a una cosa sola. Una delle cose che mi piace della liuteria è che non esistono due giornate uguali. Un giorno fai setup veloce, il giorno dopo ti ritrovi sul banco una chitarra che ha quasi 70 anni. In tutti questi anni mi sono passate tra le mani tante chitarre d'epoca e ogni volta mi chiedo in quale parte del mondo sarà stata o quante persone l'hanno avuta tra le mani. E poi c'è la curiosità del liutaio, capire come è stata costruita, quali soluzioni sono state adottate, cosa è cambiato rispetto agli strumenti che costruiamo oggi. Sono aspetti che continuano ad affascinarmi ancora adesso. Molti degli attrezzi che uso non li trovate in commercio. Negli anni me li sono costruiti o adattati in base alle mie esigenze. Credo che sia una cosa comune a tanti artigiani, infatti spesso gli attrezzi migliori sono quelli che ti realizzi da solo. Anche tutta questa preparazione richiede tempo, ma è tempo che poi ti ritrovi durante il lavoro. Quando si lavora su strumenti d'epoca o molto datati, la cosa importante è mantenere la calma, precisione e attenzione ad ogni passaggio. Per preservare e rispettare al massimo l'autenticità dello strumento, anche le fasi lavorative cambiano rispetto a quando si lavora uno strumento recente o di recente costruzione. Fisicamente non è un lavoro particolarmente pesante, mentalmente invece richiede molta energia. Per ore devi rimanere concentrato, controllare ogni dettaglio e cercare di non avere fretta. Ogni tanto una pausa diventa quasi parte del lavoro. Adesso si entra nella parte più delicata del lavoro. Da questo momento in poi ogni passaggio richiede un po' più di attenzione. Mi sono creato queste protezioni per poter pulire il taglio dei tasti senza rischiare di rovinare il bordo. Dopo tanti anni potrei fare molti di questi passaggi quasi a memoria, ma sarebbe l'errore più grande. Ogni intervento va affrontato per quello che è senza dare mai nulla per scontato. L'esperienza non serve a lavorare in automatico, serve a capire quando una chitarra ti sta chiedendo di cambiare approccio. Quello che ho imparato con l'esperienza è che spesso il risultato finale dipende dalle operazioni più noiose. Quello che nessuno nota, quello che in un video dura pochi secondi. Gran parte del lavoro di un liutaio non è fatta di operazioni spettacolari, è fatta di preparazione. Questa è probabilmente la fase più importante e delicata di tutto il lavoro. Ogni tasto deve andare in sede correttamente, in modo preciso e perfettamente allineato agli altri. È una fase che richiede attenzione continua perché quello che faccio adesso influenzerà tutte le lavorazioni successive e soprattutto la suonabilità finale dello strumento. Per
Per imparare questo mestiere non ci sono scorciatoie. Lo strumento più importante è quello che si costruisce con il tempo, l'intuito, la sensibilità e la capacità di capire come intervenire. Un liutaio esperto non lavora solo con gli occhi, ma anche con il tatto e con le sensazioni che riceve durante la lavorazione. Sono qualità che si sviluppano negli anni, strumento dopo strumento. Anche il risultato estetico ha la sua importanza. L'intervento non deve attirare l'attenzione, ma integrarsi con lo strumento nel modo più naturale possibile. Penso che sia uno spreco lasciare una chitarra d'epoca ferma. Finché c'è la possibilità di ripararla, è giusto darle l'opportunità di continuare a suonare. Dopo tutti questi anni ha ancora molto da dire. Una delle cose che mi fa piacere di questa chitarra è sapere che continuerà a essere suonata. Molti strumenti d'epoca oggi vengono acquistati come oggetti da collezione e finiscono per passare gran parte del tempo appesi a una parete o chiusi in una custodia. Fortunatamente lei continuerà a fare quello per cui è stata costruita, e cioè essere suonata. E credo che sia il destino migliore per una chitarra come questa. Io sono Mauro Gaudenzi, liutaio della Gaudenzi Guitar, costruisco chitarre ed effettuo riparazioni di ogni tipo su chitarre e bassi. Grazie per aver trascorso questa giornata in laboratorio insieme a me, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!